Ciao da Gabriele di Staticano, il servizio di consulenza statistica che aiuta la tua azienda o organizzazione a prendere decisioni statisticamente più rigorose. Oggi ti mostro un caso nuovamente del contesto clinico. La persona dice di avere dati clinici epidemiologici e vorrebbe una regressione lineare per questi dati. Non specifica la variabile obiettivo e io ho l'ipotesi che come variabile obiettivo abbiamo questo, ossia se abbiamo sintomi leggeri, moderati o severi. Ma c'è un altro problema con questa richiesta. Chiede una regressione lineare. La regressione lineare la utilizziamo quando vogliamo prevedere dati quantitativi, ad esempio una di queste colonne qui. Ti presento un po' i dati, a parte l'intensità dei sintomi, abbiamo un nome che ho nascosto, una data, l'età, genere e una serie di colonne che hanno a che fare con esami del sangue, presumo. Forse ti sarà caduto immediatamente l'occhio sulla colonna età perché abbiamo delle incoerenze. Innanzitutto la persona non specifica cosa significa A. Inoltre qui abbiamo indicato anni col numero spazio anni in inglese, qui tutto appiccicato, qui con giorni, nonostante qua sopra non è specificato, e poi sorpresa, a un certo punto anni scompare. Per risolvere questo problema ho creato una versione modificata del dataset. Considera che qua abbiamo 3060 righe e adesso ti farò vedere quante ne abbiamo nella versione modificata. Eccola qui, abbiamo 1964 righe contro circa 3000, ma abbiamo altre fonti di problemi nei dati. Innanzitutto abbiamo un sacco di buchi, soprattutto per gli esami del sangue. Nella versione modificata del file ho sistemato la colonna età tramite un procedimento semi-manuale che comprendeva sia uno split tramite questa funzione di Excel, sia un discorso manuale perché non era proprio regolare, nel senso che lo spazio a volte c'era e a volte non c'era, quindi sarebbe stato più opportuno utilizzare una funzione regex, ma alla fine ho preferito una strada più veloce. Ci rimane da sistemare il discorso di questa colonna, come un bel CTRL F, cerca e rimpiazza con mild, rimpiazziamo tutti, avevamo un caso, adesso abbiamo moil e mol, quindi adesso moil, ok, l'ultimo. Ok, andiamo a controllare di nuovo il filtro. Ok, abbiamo 3 casi. A questo punto possiamo spostarci su JASP. Come prima cosa facciamo una bella descrittiva della nostra variabile obiettivo come tabella e vediamo che grosso modo non abbiamo un grosso sbilanciamento se non per questa modalità, che è appunto i sintomi moderati. Andiamo avanti con le correlazioni. Abbiamo categoria, che è, come dice anche il nome, ma per pura coincidenza, una variabile categoriale, e come vedi questo simbolo non rientra all'interno di questi, quindi questo significa che non possiamo utilizzare questa variabile per fare le correlazioni. Ci tocca tornare su Excel e guardare questa colonna di nome sintomi che avevo costruito utilizzando uno switch, che è una delle prime funzioni che si vedono quando si impara a programmare. Grazie a questa funzione io ho trasformato una variabile alfanumerica in una variabile numerica. Fai attenzione che negli switch bisogna scrivergli la casistica anche con gli errori di spazio, a meno che non fai un cosiddetto strip dello spazio. A questo punto possiamo risalvare il file
aggiornare i dati e vedi che già abbiamo, non serve neanche fare la conversione, ci pensa già lui a convertirlo come ordinale. A questo punto possiamo mettere sintomi qua dentro e ci possiamo divertire. Abbiamo un problema anche sulla colonna età, andiamo a rivedere, eccolo qui. Vedi quanti problemi si possono avere con un dataset? Qua ci tocca fare una conversione, un mese è un dodicesimo di anno, quindi 1 fratto 12. Come avevo detto in altri video, nella statistica l'80% purtroppo si butta con la pulizia dei dati e il 20% lo si occupa nelle questioni divertenti, cioè analisi, correlazioni, modelli e altro. Ancora una volta andiamo a aggiornare i dati. Adesso vedete come quantitativo, forse siamo pronti per partire. Forse. Prima di andare avanti e mettere tutte dentro, cosa che a livello computazionale potrebbe richiedere troppo tempo, conviene fare una cosa più furba. Andare nelle statistiche descrittive e mettere dentro qualcosa in modo che se abbiamo troppi valori mancanti non andiamo a inserirli nel modello. Vedete, emoglobina abbiamo 549 mancanti e RBS praticamente tutti. Comunque, per questione di ordini, io faccio un'altra descrittiva senza tabella e metto dentro le altre. A questo punto abbiamo una tabella enorme. Io mi focalizzerei su quelle che hanno meno di 500 valori mancanti, ma il problema grosso, come vedi, è che praticamente la maggior parte ha quel valore lì. Quindi nel momento in cui andiamo a creare un modello, non abbiamo più un modello addestrato con circa 2000 osservazioni, ma con circa 1400. Io comunque prenderei fino a globulina, perché poi andiamo sul 600. Il problema è che su JASP io non posso scrivermi i commenti, su R potrei fare un filtro dicendogli prendi solo queste righe che hanno questi tot righe mancanti massimo. Qui purtroppo, perché siamo su interfaccia grafica, ci serve andare a mano, a meno che non mi sto dimenticando qualcosa. Poi RBC sì, MCH sì. Beh, da RBC a basofill direi di sì. Torniamo giù, eravamo arrivati a basofill, eccolo lì. Questo no, questo no, questo no. Abbiamo questo che inizia per la P, poi abbiamo urea che però è categoriale e andrebbe guardata qui, se possiamo trasformarla, ma ho dei dubbi. Andiamo a vedere. Urea dice che contiene testo, ma se io guardo qua dentro mi risulta che mi tocca andare su Excel, guardare qua dentro, che è anche abbastanza leggero, io non ne vedo di testi, quindi questo è un problema. Magari è il punto che gli dà problemi? Assolutamente no, perché vediamo che per altre variabili che hanno la stessa formattazione li vede correttamente come dei quantitativi. Non è una grossa perdita, facciamo questa ipotesi, perché sennò qui faccio notte. Quindi urea potevamo tenerlo, ma a quel capriccio. Creatina, che è quello subito dopo, lo mettiamo, e direi anche gli altri due fino a dB, poi anche ST e a resti, poi fino a globulina, sodio poi ne abbiamo troppi. Fortunatamente abbiamo finito. Ripeto ancora una volta che se fossimo su R questa cosa sarebbe diventata più agevole. Come vedi adesso abbiamo un altro tipo di problema che non ci mostra la matrice. A questo punto provo a eliminare qualcosa per vedere se è un problema. Infatti è un problema di RAM probabilmente. Quindi come sospettavo era un problema di RAM evidentemente. Adesso abbiamo il nostro matricione delle correlazioni di significativo, e qui viene la parte brutta perché magari siamo stati là a prendere le variabili che avevano meno valori mancanti, la maggior parte di questi magari non ci servono a nulla. A occhio mi sembra di sì. Andiamo a vedere,
età significativa, questo parametro ha 2 asterischi su 3, questo 3, gli altri 2, questo 3. Quindi abbiamo buttato un sacco di tempo, ma andiamo a fare le correlazioni bayesiane sulle correlazioni che hanno 3 asterischi. Visto che ne abbiamo poche, io direi mettiamo dentro anche quelle con 2 asterischi, perché se no ho paura che viene un modello che so già avrà prestazioni scarse. Quindi ho messo dentro alto, ho messo dentro AST, ho messo dentro DB, mettiamo anche TB. Vediamo che essenzialmente solo 2 variabili su, vediamo quanti erano, 59, vabbè che c'era anche qualcosa che non ci interessava, risultano significative con la nostra variabile obiettivo che indica l'intensità dei sintomi. Andiamo a vedere il grafico di età dopo aver messo le 2 spunte, non nessun problema. Poi andiamo a vedere i linfociti, anche qui nessun problema. Mi è venuta in mente una cosa che non ti ho fatto vedere prima. Nei sintomi noi avevamo 4 categorie e, come ti ho fatto vedere all'inizio, ne manca una. Quindi lo vedi quante fonti di impurità del dato abbiamo? E quanta noia mi dà questa cosa? Comunque torniamo alle correlazioni bayesiane. Tra l'altro mi sa che gli linfociti, da quello che ricordo vagamente, indicano proprio che c'è un tipo di infezione in corso, quindi secondo me qui siamo nel caso dove in realtà non è una variabile esplicativa, ma è una conseguenza della presenza della nostra variabile dei sintomi. Ecco appunto, dubbio fondato, presenza di linfociti indica appunto un'influenza in corso. Quindi inserire questo come variabile esplicativa è un problema. Tra l'altro, qui la cosa che risulta curiosa, secondo me, è che non abbiamo una collinearità, nel senso non abbiamo una correlazione maggiore di 0,75. Se avessimo avuto un valore del genere, avrei avuto immediatamente questo dubbio, anche se non avessi saputo nulla della variabile. In questo caso è basso e la cosa può trarre in inganno. Quindi io, personalmente, di fare un modello solo con età per i sintomi mi sembra una cosa assolutamente inutile, se non appunto un puro esercizio che non è questa la sede, e quindi io interromperei qua il video. Concludendo, abbiamo visto un caso unico di dati sporchi sia come errori di digitazione, sia di problemi di coerenza, nel senso che nella variabilità dava 2 etichette e poi ne aveva dentro anche 4, poi di dati mancanti sia di riga che per colonna, e alla fine che abbiamo a che fare solo con variabili interne che già influenzano la variabile obiettivo. Addirittura l'infocita è confondente come variabile. Io non avrei chiesto una regressione, che poi non è più una regressione ma un'altra cosa, basata su questi dati. Al massimo avrei tenuto età e poi sarei andato di variabili esterne, tipo il dove vive il paziente. Se si sa che è un'area inquinata, si sa che questo aumenta il rischio di insorgenza di una patologia e anche della severità dei sintomi. Ultima osservazione, ti faccio notare che qui la data inizia nel 2020, finiamo nel 2022, questi secondo me sono tutti dati che hanno a che fare col Covid. Qui siamo in India, la cosa è esplosa dopo, ci fermiamo al primo mese del 2022 perché poi evidentemente sono arrivati i vaccini anche lì. Se anche tu hai un'azienda sanitaria o un'organizzazione che si occupa di pazienti e vuoi studiarli al fine di prevenire sofferenze o morti evitabili, mi puoi contattare sui principali social e ci metteremo d'accordo. Rinnovo ancora l'invito del controllare i dati che consegni. Ci ho fatto un episodio podcast dove praticamente vedi riassunti tutti gli errori commessi in questo caso. Ciao e alla prossima!